Ciao a tutti amici, continua la saga delle pescate in scogliera tra la schiuma. Questa volta però sarà un po' diverso perché a un certo punto, come vedrete, mollerò le canne, mi metterò maschera e boccaglio per andare a vedere di persona cosa succede sotto la superficie. Quindi mettetevi comodi perché io l'ho trovato molto interessante. Durante questa giornata ho utilizzato due combo, la Fioretto Speciale Needlefish Rod abbinata ad un BGM Q3000 e la Fioretto Essence da 25 grammi abbinata al Fuego 2500 di Daiwa. Ne approfitto anche per ricordarvi che in ogni mio video trovate tutta l'attrezzatura utilizzata in descrizione. Prima di lanciare il video però ho una comunicazione da farvi. Fino alla fine di settembre sarà disponibile un codice sconto da utilizzare sullo shop Molix che vi darà il 10% di sconto su tutti i prodotti acquistabili di buffetteria, artificiali o abbigliamento. Il codice sconto lo vedete qua sullo schermo e il link allo shop lo trovate in descrizione. Mi raccomando, approfittatene, credo di avervi detto tutto, quindi via al video! Eccolo. Ah, che botta, bella botta. Ho visto la forma di uno sparide ma è durato poco, se l'ha amato subito. Riproviamo, non dovrebbero essere lontani. Eccolo, fatti subito. Sparide occhiatona. Dai, buona taglia, per iniziare va benissimo. Calcolate che avevo appena lanciato in quella zona un artificiale più piccolino ma non ho ricevuto il minimo interesse. Mentre lanciando qualcosa di un po' più sostanzioso, dicevo, lanciando un'esca un po' più sostanziosa, più allungata, ha fatto subito effetto. Sotto i piedi, sempre loro. Oh, una volta tanto che li allamo per l'assist. Questa è la nuova colorazione del Jugolo Wide e tra l'altro ora non si nota perché è giorno, ma queste bande verticali sono fluorescenti. Ehi, bella spigola. Oh. Cavolo, bella spigola. Credo gli abbia anche dato, ma non c'è rimasta. Era un po' indecisa. Io ero in una pessima posizione. Vediamo se ci torna. Eccola. Ah, gli ha ridato. Allora aspetta, fammi abbassare ancora di più. Qui sotto, È qui sotto. Dai spigolotto, dai. Non c'è due senza tre. Canna bassa. Non è tornato. Ah, eccola. Presa. Ah! Brava ragazza. Su. Oh, persa. Me la sono cercata, ma va bene. Peccato, era un pesciotto di... non era un chilo, ma sarà stata 7-8 etti. Vabbè, dai.
È stato ugualmente ganzo vederla arrivare 3 volte sull'artificiale. La cosa assurda di questo pesce è che sono sicuro abbia aspirato l'esca in bocca 2 volte. Entrambe le volte però aspirava, chiudeva la bocca e stava ferma, quindi io non sentivo nulla, di conseguenza non avevo l'istinto di ferrare e lei risputava. La seconda volta che ci ha dato infatti l'avevo intuito e ho ferrato alla cieca, che non è che c'è molta visibilità con tutta questa schiuma, però ho visto l'esca e il pesce diciamo nella stessa posizione, quindi ho ferrato e ci è rimasta. Peccato sia slamata, era un bel pesciotto da porzione. Dai, cercherò di rifarmi. Guarda là, non davo un minimo di fiducia a quest'angolino limpido, e invece si nascondeva all'occhiatozza. Guardate quante ce n'è dietro, c'è un sarago e altre occhiate. Eccoli qua, sono tutti qua sotto. Vabbè. Ehi, saragone, belli, guarda che cattivissimo, come ha fatto a non rimanerci? Mamma mia che sarago! Per ora la giornata sembra interessante, anche se non è uscito nulla di che, comunque ho trovato una buona attività, quindi i predatori e i gruffolatori sono tutti un po' attivi in una giornata come questa. Nonostante questo però ho deciso di fare una pausa dalla pesca per provare ad avere una chiara visione di quello che sta avvenendo sott'acqua. L'acqua è caldissima, quindi ne approfitto per fare un bel bagno con la maschera e vedere cosa succede là sotto. E ovviamente anche voi venite con me. Iniziamo con il dire che non appena sono entrato in acqua il cielo è diventato completamente nuvoloso, la solita nuvola di Fantozzi che mi perseguita. Ma vabbè, andiamo avanti. Questo sono io che faccio lo scemo. Purtroppo non riuscirò a mostrarvi tutto quello che ho visto. L'acqua velata e in alcuni casi le schiumate limitavano tantissimo la visibilità e in alcune situazioni era impossibile filmare. Quello che vedete è il classico basso fondo di scogliera dove nuotano i nostri artificiali. Un vero labirinto ad ostacoli con il costante rischio di incaglio. In questo ambiente l'unico vero modo per evitare di perdere un artificiale dietro l'altro è mantenere sempre alta la concentrazione, conoscere bene il nuoto del proprio artificiale e cercare di intuire la sua posizione e altezza durante il recupero. I saraghi sono praticamente ovunque, dalle zone bassissime a quelle più profonde, ma sono molto schivi e filmarli è veramente difficile. Ne vedrò davvero tanti e questo mi fa capire che nonostante qualche attacco sugli artificiali ci sia, alla fine la percentuale dei pesci che si interessa ad un pezzo di plastica è veramente bassa. Ad un certo punto, nuotando in una zona un pochino più profonda, seguendo il bordo di uno scalino, le vedo. 2 belle spigole in caccia appostate sul bordo dello scalino. In tante occasioni è proprio in questo tipo di ambiente che vengono catturate. Si appostano ai margini delle scalini o intorno alle buche, aspettando che qualche preda gli passi sopra la testa per sferrare attacchi verticali. Se proprio adesso fossi passato con uno dei miei artificiali sopra la loro testa, molto probabilmente avrei ricevuto un attacco. Grossi branchi di pesce foraggio, in questo caso di latterini, si appallano al centro delle cale. Molte volte sono loro il motivo per cui troviamo predatori sia piccoli che grandi in attività, anche lontano dalle schiumate o in zone apparentemente ferme. Anche i miei piccoli amici sciarrani sono un po' ovunque, appostati con la testa rivolta verso l'alto, pronti ad attaccare anche prede più grandi di loro. Incontrerò più volte anche grossi cefali, sia in zone profonde che in zone bassissime, abbastanza incuranti della mia presenza. Sono proprio loro che in molte occasioni attirano grossi predatori anche in pochi centimetri d'acqua.
Eccoci qua, una vecchia rete abbandonata sul fondo. Questo per ricordare che possiamo anche impegnarci a raggiungere la scogliera più sperduta d'Italia, ma reti, palamiti e tante altre minacce saranno sempre presenti a fare danni. Mi rendo conto che nuotare e filmare tra le onde senza pinne è molto faticoso e dopo poco comincio a sentirmi stanco. Tornerò sicuramente più organizzato per continuare a studiare e a vedere altri tratti di fondale. Prima di chiudere voglio farmi un'altra ora di pesca da postazione fissa con l'attrezzatura un pochino più pesante per vedere se c'è qualche predatore un po' più sostanzioso in giro. Utilizzerò a rotazione questi 3 artificiali: stilo, giugolo jerk da 180 e tarpon pop. Occhiatore al primo lancio sullo stilo, questa volta c'era rimasta allamata, ma nonostante tutto durante il salpaggio è riuscito a staccarsi. La cosa che mi stupisce è che quando li vedo attaccare un'esca molto grossa come lo stilo lo fanno con tanta aggressività e costanza, attaccano anche 5-6 volte prima di desistere. Meno male siamo in estate. Direi basta così, che qua si prendono solo onde in faccia. Cerniottina, bellina bellina, chissà se è quella che ho filmato poco fa, ma che carina. Ma se avessi l'acquario ti ci metterei subito. Allora, piano piano, delicatamente, vai a casa, aspettiamo l'onda. Eccola! Bella! Ah no, è un serra! È un serra! È un serra, ecco perché tirava, ha fatto questa fuga tremenda. Piccolino, eh? Allora, vediamo un po'. Wow, wow! Calmo, calmo, dai. Spero non abbia toccato il terminale con i denti, perché ho un finale veramente fino. Mi tocca andare di qua? Mi hai portato di qua, allora via. Non è un bel posto, te lo dico. Non mi piace per niente. Allora, vediamo se riusciamo a portarlo qui. Tanto oggi di docce ne ho fatto tante. Una in più non è certo un problema. Guarda te se un serrotto deve farmi fare tutta questa fatica.
Tremendo, eh? Oh, adesso penso di poter prendere il controllo io. Eh sì, e infatti. Ma guardate se questo si è rotto. Rischiosissimo, avevo il terminale ingarbugliato nell'ancoretta di coda. Incredibile. E non si è rotto. L'ancoretta più vicina ai denti di tutta l'esca. Serra sul chilo abbondante direi. Preso con il Finder Jerk 110, finale dello 0,28. Controlliamolo un attimo che mi è andata bene, sì. Mi è andata bene perché è tutto braso. Non so se è per via dei denti, per qualche roccia o perché si era semplicemente attorcigliato intorno all'ancoretta. Comunque un pesce con qualunque altra attrezzatura sarebbe volato in scogliera in 2 secondi. Con la 25 grammi, il P1 è una bella risacca, mi ha fatto dannare non poco. Di sicuro un serrotto che ha saputo farsi ricordare. Particolare, ma era in caccia praticamente in zone da saraghi, da spigole, acqua bassissima, eppure non gli fregava niente, anzi era molto aggressivo. Beh amici, dopo questo Serra non starò a rifare il terminale, anche perché ho finito il tempo e quindi ero lì e lì per venire via. Spero vi sia piaciuta questa giornata con tanto di immersione, per me è stata molto istruttiva e vorrei anche applicarla ad altre situazioni ed altri ambienti. L'appuntamento come al solito è rinnovato al prossimo video. Nel frattempo mi raccomando, potete supportare il canale con piccoli gesti come lasciare like, commenti o condividendo il video. Sono piccole azioni, piccoli gesti, ma comunque molto importanti per mantenere in vita il canale e farlo crescere. Alla prossima, ciao! Mi ero accorto che sono dietro una frana. Me ne vado, ciao!